Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci e le tendenze energetiche predestinate per la prima metà di giugno. Abbiamo la carta della giustizia, amici dei pesci. Può essere un momento di riequilibrio, un momento dove potrebbero anche esserci delle pratiche burocratiche da dover sbrigare, potrebbero essere contratti, accordi, non necessariamente firmati, potrebbero anche essere accordi verbali per qualcuno. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, segno lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail, oppure sotto nella descrizione trovate anche il numero di telefono, il link alla pagina web e altri link che vi possono interessare, come per esempio i corsi gratuiti presenti sul canale, piuttosto che la sezione riservata al percorso di crescita nella parte degli abbonati. Insomma, guardate in descrizione perché sicuramente ci sono delle cose che vi interessano. Andiamo a vedere le energie. Partiamo con un bell'asso di coppe. Sette di spade, regina di pentacoli, 4 di spade, abbiamo la carta della luna, 3 di coppe, 3 di pentacoli, e imperatore. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta. Capiamo un po' qual è il movimento energetico più importante del periodo. Tenete presente che potrebbero esserci dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere lavoro, amore e via dicendo. Allora, partiamo da questo asso di coppe che è un bellissimo inizio, una bellissima partenza di inizio mese, considerato che è una coppa, può far riferimento a, beh, per qualcuno a un figlio, vi dirò. Per qualcun altro è come un'apertura del cuore, un momento di rinnovata fiducia, può anche far riferimento all'innamoramento. Asso di bastoni e 2 di coppe. Super! Wow, amici dei pesci, un incontro mozzafiato. Così lo sento. Dove c'è cuore, dove c'è passione, dove c'è intesa, dove c'è la voglia di venirsi incontro. Andremo dopo a vedere per i vari settori, quindi i single piuttosto che chi è già in una relazione, però io lo sento come un incontro. Allora, può essere l'inizio, considerati due assi, può essere come questo incontro casuale che porterà a questa apertura del cuore, a questo nuovo inizio con l'asso di bastoni. Potrebbe anche essere una persona con la quale condividete un hobby, una passione, qualcuno che vi stuzzica, che vi stimola, potrebbe essere un bel flirt per adesso. Andiamo a vedere il 7 di spade. Abbiamo un 5 di pentacoli e il carro. Sembra che qualcuno stia occultando
un viaggio, un trasferimento, un trasloco, una qualche situazione di vita che secondo me vi fa stare ancora in carenza, cioè io ho come la sensazione che potreste conoscere questa persona, ci potrebbe essere questo nuovo inizio all'interno di una relazione già esistente, per esempio, però in qualche modo o c'è una paura di essere abbandonati o c'è come se foste stati abbandonati e lo state nascondendo a questa persona. C'è come qualche tipo di carenza con questo 5 di pentacoli. Tenete presente che queste due carte di per sé mi parlano di qualcuno che si allontana, perché il 5 di pentacoli parla di ferita di abbandono e qui abbiamo un 7 di spade. O qualcuno non lo sta riconoscendo, o c'è come il dover abbandonare un posto. Se per esempio mi risuonerebbe se fosse per esempio una storia estiva, dove magari siete in vacanza, siete da qualche parte, avete fatto un viaggio, avete incontrato una persona o incontrerete, è l'inizio di giugno, una persona strepitosa con la quale vi troverete su 1000 livelli, però poi alla fine è come non mi posso raccontare delle storie, delle bugie, non mi posso raccontare delle favole, qui il punto è che uno dei due se ne deve andare o che ehm, c'è come questa scelta da dover effettuare. Andiamo a vedere la regina di pentacoli. Otto di coppe, un'altra carta di allontanamento. 4. Io sento che qualcuno romperà questa stabilità, secondo me. È un nuovo inizio che sembra che non sia un inizio alla fine. Cioè ho come la sensazione che l'energia abbia bisogno di svilupparsi verso qualcosa di concreto. Che qui ci sia come un po' di titubanza, c'è bisogno di trasformare quello che per voi è la stabilità, la concretezza della situazione, ricercando valori più alti, mi viene da dire. Datemi una carta per il carro, scusate, torno un attimo indietro perché voglio capire bene. 6 di coppe. Datemi una carta per il 5. Re di bastoni, imperatore, 10 di spade. È come se qualcuno lasciasse il certo per una storia d'infanzia. Cioè, non lo so, per la favola. O probabilmente vi state raccontando qualche storia su questo incontro, come se stesse cercando di far rientrare la persona in quello che potrebbe essere la favola, il vostro amore idilliaco. E qui vi dicono no, cercate di cambiare un attimino prospettiva, di trasformare la vostra idea di stabilità e di felicità. Vi dico questo perché con il 5 di Pentacoli ci potrebbe essere qualche tendenza alla codipendenza, perché è una carta che mi parla di ferita da rifiuto e di ferita da abbandono, e quindi potreste, per paura di essere abbandonati o di essere rifiutati, tendere a raccontarvela un po' e quindi a giustificare magari certi atteggiamenti un po' evitativi dell'altra persona. E qui vi dicono no, mettete i piedi per terra, cercate i veri valori di una relazione, quello che vi fa stare al sicuro. Andiamo a vedere il 4 di spade. 4 di spade e 10 di pentacoli.
come un momento di ritirata qui, eh. Andiamo a vedere la luna. Nove di spade. Ci sono dei pensieri, delle preoccupazioni per quello che riguarda il passato, per quello che riguarda il creare un qualche cosa di stabile con questa persona, che può anche essere una situazione lavorativa, ragazzi, qui potrebbe esserci una carenza economica con questo 5 di pentacoli, per esempio, e cercare di capire come collaborare con una persona o sì, ehm, raccontandovi o giustificando determinati comportamenti, però qua vi dicono rimanete con i piedi per terra, cercate di capire effettivamente che cosa vi può dare la stabilità, perché fondamentalmente vi state, è come se con questa luna non riusciste a vedere il lato reale, completo delle cose, un po' perché c'è paura, un po' perché avete come il timore che certe dinamiche possano ripresentarsi e quindi per questa carenza, per questa visione parziale, è come se in questa parte della lettura, nella prima parte di giugno, tendesse a non è incastrarvi, è come vi ridisegnate per stare in una situazione. E qui vi dicono, forse è meglio fare un attimo il punto della situazione, capire che cosa è importante per voi, che cosa per voi è la famiglia, se fosse per esempio una questione relazionale, piuttosto che il gruppo lavorativo, con questo 10 di pentacoli. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Fante di pentacoli e imperatrice. Io sento che in qualche modo la concretezza la troverete. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. Sarà questo periodo, secondo me, dove prenderete spazio, dove prenderete distanza, farete come una sorta di autoanalisi. Io credo che qui riuscirete a identificare quello che è la paura, quello che vi blocca. Wow, qui abbiamo Fante di spade e Cavaliere di spade. Fisserete i vostri obiettivi, secondo me, e con queste due carte di spade inizierete come a progettare, a vedere, a capire, a comprendere, ad osservare, analizzare, valutare. È come se il potenziale a livello romantico ci fosse. Se fosse a livello passionale anche, se fosse a livello lavorativo anche, però è come se mancasse la linea di condotta a livello mentale, la strategia. Andiamo a vedere l'imperatore. E difatti sia l'imperatore che la giustizia sono carte che parlano di regole. Anche qui avevate l'imperatore. È come stabilire nuove regole probabilmente in questa situazione o in questa relazione. 10 di coppe. Guardate, se fosse una situazione romantica, ragazzi, entro la metà del mese si definisce, secondo me, il tipo di zona entro la quale si sta. Quindi, che cosa siamo? Oppure se fosse una questione lavorativa, si definisce il come lavoriamo, il come ci regoliamo tra di noi, come si fa a creare un bell'ambiente di lavoro, una famiglia. E con questo 3 di spade al contrario vi dico che è come se fosse importante non sacrificare niente, cioè tenere in considerazione tutto, sia la parte pratica, sia la parte emotiva, sia la parte un po' più passionale, se vogliamo, e parlo di passione anche per quello che riguarda il lavoro, non solo la passione sessuale.
Fatemi sapere, ragazzi, come vi risuona nei commenti. Allora, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dal lavoro e dai disoccupati. Vi dico, qui c'è la Carta della Giustizia, qua ci sono due assi e un compromesso, un accordo. Quindi secondo me già all'inizio di giugno c'è la probabilità di iniziare con qualche nuovo lavoro, con qualche nuovo gancio. Magari potrebbe essere non lo so se sento solo i colloqui, secondo me già proprio firmerete un contratto, anche perché avete anche il 10 di pentacoli, quindi può essere che non sia un lavoro che siete abituati a fare, può essere che sia più un lavoro collegato con le vostre passioni e i vostri progetti, o con i vostri hobby, con quello che è il vostro diletto. E vi dico che avete la giustizia e anche un imperatore a fine periodo, quindi può essere anche un lavoro di tipo stabile, per qualcuno. Magari ve lo rimanderanno un po', o per qualcuno è già successo che vi hanno rimandato il colloquio piuttosto che l'inizio del contratto, però sento che ci sono probabilità che questo contratto diventi concreto alla fine del periodo. Se parliamo di persone che sono occupate, allora vi dirò che per qualcuno potrebbe esserci un flirt che è un po', secondo me, risale al passato, o potrebbero esserci delle situazioni dove voi verrete chiamati in causa, che sono come una specie di dinamica già vista e che vi servirà per sistemare le cose. Sapete che l'universo, quando noi lasciamo qualcosa di irrisolto, è un po' così che funziona il karma, no? O di sospeso, o c'è comunque qualche tipo di scompenso, l'universo ci manda di nuovo una situazione simile proprio perché possiamo interrompere questa dinamica di comportamento e migliorare. Fino a quando noi non interrompiamo questa dinamica, l'universo continua a mandarci persone o situazioni dello stesso stile, finché noi non impariamo. Ripetiamo, ok? Diventiamo ripetenti fondamentalmente. E qui la vedo un po' così, è come se avessi bisogno di interrompere certe dinamiche di comportamento, regolarizzarle perlomeno. Per quello che riguarda le persone che sono scusate, autonome, potrebbe farsi vivo qualche collaboratore, potrebbe essere anche un cliente, qualche fornitore, sempre dal passato. Io il passato ce l'ho tanto, sinceramente. 6 di coppe, la luna, mancherebbe il giudizio, però. È come se non vi fidaste molto di questa persona, però vi dico che vi verrà bene osservare le dinamiche di comportamento perché, soprattutto visto che conoscete l'altra persona, cercate di osservare se adesso ha le stesse dinamiche di comportamento che aveva in passato, perché secondo me con questo imperatore si può creare una bella famiglia, struttura, collaborazione solida proprio senza dover sacrificare necessariamente qualche cosa, perché secondo me la persona è cambiata. Per quello che riguarda le persone che hanno progetti, devo dire che c'è come bisogno di rivederli un pochettino in questo periodo, probabilmente dovrete un po' aggiustare il tiro, perché è come se aveste bisogno di o concretizzare o stabilizzare o regolarizzare o farvi seguire da qualche avvocato. Mi parlano di diritti di autore, quindi potrebbe essere una cosa tipo SIAE o se state scrivendo qualche libro. C'è come bisogno di rivedere un attimino la parte ufficiale, la parte contabile, fiscale di questo progetto.
Parliamo di soldi, i soldi vanno benone ragazzi, sento che sarà un buon mese, che raccoglierete parecchio, c'è come una sorta di stabilità, di crescita, di prosperità proprio finanziaria. E se parliamo di relazioni, allora, per quello che riguarda le relazioni familiari, sento che con la carta della giustizia, in questo caso servirà per tagliare, avete bisogno di tagliare qualche tipo di dinamica con una figura che secondo me è una figura, potrebbe anche essere maschile, ma principalmente, o comunque ha un'energia questa persona, indipendentemente da che sia uomo o donna, ha un'energia, diciamo, molto femminile, non affemminata, ok? Femminile, cioè vuol dire che può essere una persona molto empatica, molto accogliente, ehm, che vi ronza intorno a livello familiare in questo periodo e che avrete bisogno di tenere a bada. Cioè io ho come la sensazione che per mantenere le acque chete a un certo punto vi girerete, ve ne andrete, non starete lì tanto per il sottile a discutere. Se invece parliamo di relazioni romantiche, allora, con questi begli assi e il 2 di coppe all'inizio, se non avete nessuno e siete single, sento che già a inizio mese potrebbe esserci una nuova conoscenza, un nuovo flirt, qualcuno che mette gli occhi su di voi, potrebbe essere un incontro casuale piuttosto che un incontro ehm, magari venuto un po', cioè, mi dicono combinato, quindi per qualcuno potrebbe essere un incontro combinato. Eh, Sento che questa persona non rientra esattamente nei vostri archetipi, o meglio, rientra, ma viste le precedenti dinamiche, le precedenti esperienze, le paure che avete, è come se da un lato vi attirasse questa persona, ma dall'altro, come dire, sapeste qual è la dinamica di comportamento di quella persona e quindi siete un po' lì che non capite se effettivamente può essere fruibile la relazione oppure no. Sento che comunque vi distaccherete ad un certo punto, però attraverso questa osservazione delle dinamiche vostre e delle dinamiche che si mettono in atto con l'altra persona, riuscirete in qualche modo a trovare una stabilità, a trovare una regola, a trovare un equilibrio, a non farvi spaventare, insomma. Per quello che riguarda le persone che sono in coppia o in una relazione, io ho come la sensazione che passiate del bel tempo insieme, però è come se qualcuno stesse rimandando una certa scelta, una decisione, ehm, e a quel punto lì mi spiego il 4 di spade perché voi siete un po' lì come se diceste allora, cioè quanto tempo bisogna ancora aspettare, che cosa voglio io, dove mi sento al sicuro, come creo la mia stabilità, dov'è la concretezza. Io sento che in qualche modo arriva, però è come se dovesse passare attraverso questa visione, questa fase di trasformazione, introspezione e osservazione di quello che per voi è legale, lecito, valido, di quello che potrebbe essere la vostra regola, la vostra zona sicura, la vostra idea di famiglia. Fate attenzione perché qui ho come la sensazione che vi stiate raccontando delle bugie perché state inseguendo un sogno. Cioè qui c'è un asso di coppe, tante belle emozioni e un asso di bastoni, tante belle passioni. Manca l'asso di pentacoli, manca la concretezza qui. I passi in avanti concreti. Per qualcuno si tratta dell'andare a vivere insieme ed è come se ci fosse questo continuo posticipare il momento.
Se invece foste in una relazione clandestina, difficile o senza etichetta, in qualche modo anche voi trovate una regola. Se siete in silenzio stampa da un po', sento che potrebbe proprio esserci un incontro all'inizio del periodo, però è come se poi aveste dei dubbi. Cosa vi state nascondendo? Che cosa non volete vedere? Perché c'è questa paura che l'altro si allontani? Vi regala davvero la favola o siete voi che vedete la situazione o la relazione come una favola? Perché qui c'è un po' come da ridimensionare quello che per voi è l'idea di stabilità, l'idea di famiglia, l'idea di come concretizzare una famiglia. Qui c'è molto che ha a che vedere anche con una zona di residenza, eh? Fatemi sapere poi nei commenti. Andiamo a vedere Osho. Il completamento e la trasformazione. È come se aveste bisogno di vedere, di avere la visione di insieme, e lo sento un po' qui con questa luna che mi parla di visione parziale. E qui, grazie a questa visione di insieme, secondo me è un trasformare questi equilibri, trasformare la zona sicura. Può essere anche una questione di casa, vi dicevo, avete tante carte che mi parlano della ricerca della stabilità. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Carta numero 15, messaggio in una bottiglia. È come se arrivasse un messaggio, potrebbe anche essere un pensiero, una comunicazione da lontano. A me è venuta in mente una comunicazione canalizzata in realtà con questo telefono nella bottiglia, però per qualcuno può anche essere una notizia che arriva. Qui effettivamente c'è un 7 di spade girato al contrario, può essere che qualcuno scopra qualche cosa. Questo incontro magico potrebbe magari essere con una persona che è sposata e quindi da lì cercare di capire come e se possono evolvere le cose. Fatemi sapere, ragazzi. Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi o condividete il video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail, sotto in descrizione c'è anche il numero di telefono. Però tenete presente che il percorso di crescita lo potete anche fare come autodidatti semplicemente abbonandovi al canale. In quella sezione tratto temi di metafisica e di metamedicina, alto e basso astrale, vista eterica, kundalini, come trascendere l'ego. Insomma, è un po' tutto quello che io ho studiato e sto studiando in decenni di formazione personale e professionale e che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Ho aperto una nuova playlist, quindi adesso sono 5, sono numerate e vanno viste in ordine cronologico di numero. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!